ricorre quest'anno l'anniversario numero 110 dallo scoppio della Grande Guerra. Noi italiani siamo abituati a chiamarla guerra del 15-18 perché d'altronde il Regno d'Italia entrò nel conflitto con un anno di ritardo rispetto alle altre potenze europee. Ma lo sappiamo tutti, il conflitto iniziò nel 1914 e si sarebbe concluso solamente nel novembre del 1918 dopo che a 1-1 gli imperi centrali si erano arresi. Sarebbe stato un conflitto devastante, come non se erano mai visti prima. Un conflitto destinato a entrare nella memoria come qualcosa di sconvolgente e nelle pagine di storia. Per la sua dimensione davvero globale si combatté un po' ovunque e per il tipo e il numero di armi mai viste prima, usate proprio sui campi di battaglia di tutti i generi. Fu il primo conflitto combattuto, ad esempio, su scala mondiale con gli aerei, dopo che appena pochi anni prima il Regno d'Italia aveva stabilito un primato utilizzando la nuova arma, l'arma aerea, in Libia. Fu anche un conflitto combattuto senza determinate regole. Vennero utilizzate armi proibite, come i gas, che da quel momento in avanti furono posti ufficialmente al bando, per quanto numerose nazioni continuarono a elaborare degli arsenali dotati appunto di armi chimiche. Fu anche il primo conflitto in cui si vide il massiccio ricorso all'arma subacquea, un'arma infida, terribile, e che avrebbe spinto alla fine il gigante nordamericano, gli Stati Uniti d'America, a entrare e a sbilanciare le sorti. Ma oggi parliamo di come è nato quel conflitto, ben oltre il semplice attentato di Sarajevo. Qual è stata la genesi che ha portato al precipitare degli eventi? La nostra data cardine, quella che vi esorto ad appuntare, è quella del 23 luglio del 1914. E partiamo da Londra, la capitale del Regno Unito. È qui che il ministro per gli affari esteri del governo di Sua Maestà Edward Grey legge un cablo che gli fa perdere per un istante il tradizionale self-control britannico. Il console serbo ha appena mostrato al ministro Grey la copia tradotta in inglese del testo inviato appena poche ore prima da Vienna a Belgrado. È indubbiamente il documento più duro che uno Stato abbia mai indirizzato a un altro Stato. Queste sono le poche parole di commento di Edward Grey dopo aver letto quelle righe. Il diplomatico britannico fatica a controllarsi, avverte come un tremore ai polsi, scorre i 10 punti di quello che non esita a definire un ultimatum senza precedenti. Ma c'è un'altra notizia, ancora più terribile, che farà tremare il 52enne politico liberale. Un'altra notizia che arriva sempre dall'incaricato serbo. Come detto, cerchiamo un attimo di elaborare la situazione. In quell'estate, l'estate del 1914, l'Europa intera è in fermento. Quasi un mese prima, nel corso di una visita di cortesia a Sarajevo, nel protettorato di Bosnia e Erzegovina, che la duplice monarchia asburgica ha da poco annesso ai propri domini. L'arcivudusca Francesco Ferdinando, Franz Ferdinand e sua moglie Sophie sono morti in seguito a un attentato. Sophie è morta sul colpo. Franz Ferdinand è andato in agonia, anche a causa del fatto che, per via della propria natura corpulenta, i soccorritori non sapevano che le uniformi che indossava gli venivano letteralmente cucite addosso. Avevano cercato in ogni modo di sbottonare la sua giubba, accorgendosi troppo tardi che non era possibile sbottonarla, ma andava tagliata. Si era perso del tempo prezioso e l'arciduca, che era del trono, era morto. A sparare alla famiglia nobiliare era stato Gavrilo Princip, uno studente serbo appartenente a un'associazione clandestina, la Narodna Odbrana, associazione nazionalista sorta in risposta all'annessione della Bosnia proprio da parte degli austriaci. In molti si sono domandati il motivo di quel gesto. D'altronde, di tutta la famiglia asburgica, l'arciduca era sicuramente la personalità più sensibile a una riforma dell'impero in senso federalista, perché attaccare un uomo che sì, rappresentava il potere asburgico, ma era quello più disponibile al dialogo e sicuramente più intelligente nel senso della diplomazia. Il gesto di Princip ha scatenato la rappresaglia austriaca in quell'inizio d'estate, arresti, censura, tutto ciò che potete immaginare, e soprattutto ha destato l'interesse bellico della Germania, alleata di Vienna, nella triplice alleanza assieme proprio al Regno d'Italia. La Serbia è un piccolo paese che si è liberato dopo una lunga lotta dal giogo ottomano. C'è una comunanza religiosa, la fede ortodossa, che unisce serbi e russi, e proprio quella comunanza ha indotto lo zar Nicola II a proclamarsi protettore della dinastia dei Karađorđević. È un particolare questo che arricchisce il quadro
di un elemento fondamentale, perché se è vero che la Russia tutela Belgrado, è tant'è vero che dall'altra parte l'Austria è spalleggiata da una Germania imperiale che ormai da anni sta reclamando spazio. Come? Contendendo il primato all'Inghilterra un po' ovunque. Gli inglesi hanno realizzato un grande impero coloniale e i tedeschi ambiscono lo stesso, aggrediscono la politica coloniale, si espandono in Africa, in Camerun, in Togo, in quella che oggi è la Namibia e in Tanzania, ottengono concessioni commerciali in Cina. In più, sfidano apertamente il dominio britannico sui mari, nonostante il Kaiser Guglielmo II sia cugino di primo grado del re e imperatore Giorgio V, al punto da avere il diritto di vestire l'uniforme di ammiraglio della flotta della Royal Navy. È una sfida totale. Ma c'è una sfida anche a un altro cugino del Kaiser, lo zar Nicola II. Sono tutti e tre cugini e tutti e tre non vanno molto d'accordo. Se sul fronte occidentale Guglielmo II è disposto alla guerra sui mari e non solo contro la Gran Bretagna, a est sta preparando la resa dei conti, in questo caso a livello terrestre, contro la Russia. In mezzo a tutto questo, oltre al Regno Unito, c'è la Francia. Queste due nazioni hanno sottoscritto con la Russia l'Entente cordiale, l'intesa cordiale, un accordo di mutuo soccorso volto a limitare l'espansionismo tedesco nel continente. I francesi poi hanno un conto in sospeso piuttosto lungo con i tedeschi, dal 1870, dalla sconfitta a Sedan dell'imperatore Napoleone III. Quella sconfitta che brucia perché è costata molto, è costata ad esempio due regioni come l'Alsazia e la Lorena, ma soprattutto ha dato il via a un periodo di sospetti culminati nel famoso Affaire Dreyfus. Ecco, quella ferita che brucia, la Francia vorrebbe tanto suturarla. Insomma, l'Europa ribolle e nelle settimane che seguono le pistolettate di Sarajevo la situazione diventa sempre più attesa. Il Kaiser Guglielmo II fa pressioni sul suo collega a Vienna, l'anziano Francesco Giuseppe. Suggerisce un intervento diretto dell'esercito asburgico nei Balcani, un intervento che risolve il problema alla radice, una volta per tutte. Facciamola finita con questi serbi che non vedono l'ora di sfidare, spalleggiati dai russi, il potere asburgico. In fondo, secondo i calcoli tedeschi, una vittoria militare sulla Serbia sarebbe rapida e indolore, approfittando di una disparità di forze e della macchinosità per una mobilitazione totale da parte non solo della Russia ma anche del resto dell'intesa. Ma a Vienna ci sono delle resistenze. Uno dei soggetti che non sono per niente d'accordo con queste ottimistiche previsioni è il ministro ungherese István Tisza, che scrive all'imperatore chiedendo di rallentare la corsa verso il disastro. E in quegli scritti, fate bene attenzione, si dimostra puntuale profeta. Se non ci fermiamo, scrive Tissa, la guerra che scaturirà sarà terribile, farà impallidire il ricordo di ogni altro conflitto precedente. Quelle parole sono davvero profetiche, perché sarà esattamente così. Quella supplica sortisce un primo effetto. L'imperatore, davanti a quelle parole, si dimostra dubbioso. Il governo austriaco improvvisamente frena e soprattutto il generale Conrad, capo di Stato Maggiore dell'esercito, si oppone a un'azione rapida in rapporto alle spinte che arrivano da Berlino, perché d'altronde mancano uomini. In quel periodo gli eserciti sono composti principalmente da cittadini chiamati alle armi, la leva. Buona parte delle forze austriache mobilitabili sono impegnate nella raccolta agricola e non possono essere disponibili a un impiego prima di un vero mese, un mese intero, che serve per radunare tutti quanti gli uomini disponibili, dargli un addestramento di base, fornirli di armi e spedirli al fronte. D'altronde è un'epoca in cui i trasporti rapidi non esistono. Le ferrovie ci sono, ma non sono così efficienti. Gli aerei da trasporto sostanzialmente sono ancora un'utopia e quindi la maggior parte delle masse ancora si sposta a piedi. Mentre i britannici sperano di un raffreddamento della crisi, magari attraverso una conferenza tra le nazioni, a Vienna il partito della guerra improvvisamente riprende fiato. Il 19 luglio Tissa si arrende. È ormai isolato, non lo ascolta più nessuno. Il governo inizia a studiare il testo dell'ultimatum da inviare a Belgrado. Nessuno dei presenti alla riunione di gabinetto si fa illusioni in merito. Tutti sanno che le richieste contenute sono talmente dure da digerire e da assimilare che molto probabilmente il testo verrà rigettato dai serbi. Ma d'altronde è questo che si vuole ormai. Un pretesto per intervenire, un casus belli dichiarato. Le richieste austriache sono espresse in 10 punti. E si dà tempo ai serbi per rispondere sino alle ore 18 del 25 luglio. Poi sarà guerra, non si potrà più tornare indietro. È la mattina del 23 luglio, quando il principe reggente Alessandro riceve la missiva austriaca.
e il principe non crede ai propri occhi. Vienna, in quel cabro, chiede di partecipare direttamente alle questioni interne serbe, a cominciare dalle attività di polizia, e pretende la rimozione di qualunque funzionario vagamente coinvolto nel complotto di Princip. Cosa significa questo? Che basta anche solo un lieve sospetto o la tessera di un'associazione nazionalistica nella tasca, nel portafogli di un funzionario, perché questo debba essere allontanato e attenzionato dalla polizia austriaca. È troppo, è qualcosa che non può essere accettato da nessun governo sovrano. Il testo è trasmesso anche a Londra, dove il ministro Grey, come detto, impallidisce, sia dopo aver letto la traduzione che dopo aver appreso un'altra notizia. Ve l'avevo detto, non sono solo quelle parole a fargli tremare i polsi, c'è dell'altro, perché mentre il cabro veniva tradotto, Alessandro Karageorgievich non è rimasto con le mani in mano, si è già rivolto al suo protettore, a Nicola II, gli ha chiesto aiuto, gli ha chiesto soccorso, gli ha detto chiaramente cosa vuole Vienna da lui e chiede che la Russia si faccia valere. L'addetto diplomatico russo a Vienna prova comunque a gettare acqua sul fuoco. Afferma che secondo il ministro Berthold l'Austria-Ungheria non cercherebbe conquiste territoriali, vorrebbe solo far luce su quell'increscioso incidente che è costato la vita del re del trono. Alla corte di San Pietroburgo nessuno si fa delle illusioni, anzi ci si prepara al peggio. Il ministro Sazonov telegrafa al suo corrispondente a Belgrado dandogli delle istruzioni precise. Dite ai serbi di attendere l'attacco austriaco, poi dovranno chiedere assistenza. In quel momento interverremo in forze. È come una partita a risico, solo che non stiamo ragionando su una piccola cartina, muovendo dei simulacri di truppe. In questo caso si gioca con vite umane e tante, saranno milioni. La corsa verso l'abisso riprende così inesorabile. E ricordate la data, è il 23 di luglio 1914. Manca poco. La Germania torna a premere per una dichiarazione di guerra. Il governo serbo, invece, lavora su due binari. Da un lato cerca di limare le pretese che arrivano da Vienna, di ridurre qualcosina, dall'altro dirama l'ordine di mobilitazione. Non si fidano, sanno benissimo che gli austriaci non aspettano altro che il segnale per attaccare. A 2 minuti dalla scadenza prefissata per l'ultimatum, appena in tempo, il barone von Gieslingen, ambasciatore austriaco a Belgrado, riceve la risposta serba. Poche righe. Abbiamo accettato parte delle domande. Per il resto ci rimettiamo alla lealtà e alla vostra cavalleria di soldato. È un tentativo di prendere tempo. Von Gieslingen di tempo non ne ha. Ha avuto istruzioni precise. A meno che il governo serbo non avesse accettato tutte le condizioni, avrebbe dovuto fare una cosa, una sola, ed è quella che fa. Firma von Gieslingen la nota già pronta, una nota diplomatica, e successivamente abbandona con tutto il personale diplomatico il paese balcanico per tornare a casa, non prima di aver dato ordine di distruggere tutti i documenti riservati, di rompere i timbri per i passaporti e di far saltare tutte quante le macchine codificatrici. La notizia di quello che è avvenuto a Belgrado raggiunge in fretta Parigi e San Pietroburgo, e qui comincia la sequela delle riunioni strategiche. Gli staff militari si mettono in moto. Solo a Londra l'atmosfera è meno tesa. Re Giorgio V è ancora convinto di poter forzare il cugino Wilhelm a una conferenza di pace. L'idea del sovrano britannico e del suo entourage di riuscire a scongiurare l'inevitabile, nonostante ci sia l'appoggio dello zar, si scontra con la freddezza di Berlino. Il governo tedesco non vuole sfigurare sul piano diplomatico, perché indietreggiare in quel momento, quando ormai si è tutti pronti all'attacco, sarebbe segno di debolezza. Il Kaiser, per la verità, prova a fare un ultimo sforzo. Ai suoi più stretti collaboratori confida che preferirebbe non dover scendere in guerra contro dei suoi consanguinei. Ormai, come diceva Giulio Cesare, alea iacta est. Il dato è tratto. C'è un ultimissimo ostacolo. E ancora una volta il generale Conrad supplica i ministri di attendere almeno il 5 agosto. È la data ultima che gli serve per avere la certezza di poter disporre di forze sufficienti per una campagna nei Balcani rapida ed efficace. Non proprio una blitzkrieg, una guerra lampo, ma il massimo che si possa ottenere in breve tempo. Il 27 luglio arriva la replica di Berthold. Impossibile
Non si può aspettare ancora. Ogni ora è preziosa. I serbi continuano a mobilitare. Bisogna attaccare prima che i serbi siano pronti e prima che i russi possano intervenire. Il giorno dopo è il 28 luglio del 1914, con amarezza nel cuore e di fronte anche a una notizia che si rivelerà falsa, ossia una aggressione serba sul Danubio, in realtà mai avvenuta. Francesco Giuseppe firma la dichiarazione di guerra al Regno di Serbia. È l'ultimo atto. Da quel momento in avanti si scatena l'inferno. Seguiranno 4 lunghi anni di massacri, di terre di nessuno, di trincee popolate dai topi, di utilizzo dei gas e di altre armi proibite. Periranno sui campi di battaglia nei Balcani, ma anche ad est, nei Carpazi, nelle pianure polacche, nelle paludi della Lituania, e poi a ovest, nelle Fiandre, in Belgio, sulla Marne, e infine a sud, lungo il Carso, le Dolomiti, e poi infine sulla linea del Piave. Milioni e milioni e milioni di vite. La grande tragedia verrà chiamata. L'inutile massacro. Oggi noi la chiamiamo la Grande Guerra. Sono passati 110 anni da quel terribile momento. E tutto ciò, questa ricostruzione che oggi abbiamo voluto fornirvi, dovrebbe portare ciascuno di noi a riflettere su quanto a volte le decisioni dei governi, prese per calcoli che sembrano esatti, non lo sono mai, possono condurre in mani tragedie. Quando si tratta di mettere mano alle armi è sempre molto facile, è sempre molto veloce, ma ci si dimentica sempre che sparare un colpo non è neutralizzabile e che quel colpo da qualche parte andrà a impattare e provocherà una reazione uguale e contraria, e servirà tanta diplomazia, tanta pazienza, ma soprattutto milioni di morti prima di trovare una soluzione, e con un po' più di buona volontà, un po' più di ingegno e di diplomazia si sarebbe potuta trovare ugualmente, evitando gravi tragedie e enormi lutti. È estate, è tempo di vacanze, è tempo di viaggiare. Anche noi di dentro la storia viaggiamo nello spazio e nelle epoche storiche, principalmente, lo sapete, per nostra abitudine, nella storia contemporanea, e vi portiamo con noi nei nostri viaggi. Siamo anche dei vostri compagni di viaggio, perché spesso durante le vostre trasferte di lavoro o di piacere ascoltate o guardate i nostri video, ed è per noi un motivo di grande soddisfazione. Sappiamo però che quando si viaggia ci sono diverse incognite, come ad esempio la sicurezza della linea internet. Per venirvi incontro per ogni esigenza di sicurezza e di assoluta certezza di privacy della vostra navigazione, i nostri partner di NordVPN hanno pensato a voi con una eccezionale offerta e una app dedicata che si chiama Saily. Ne potete capire e vedere di più sfruttando le informazioni che trovate nella descrizione e i banner in sovraimpressione.